Messo zucchero? Io ho messo il miele. Eh? Io ho messo il miele, sul tuo c'è, ho messo qualcosa. Sì, ma metterne uno in più no. Non ce l'ho messo, ho messo il miele nel mio. Ah, non ce l'hai messo? Esatto. Mamma mia. Vabbè, allora, Che delusione. perché? Per il tè? Ma che per il tè? Eh, No, per il Rampot. D'altronde quei Ma cosi... convinta che si fosse, che avesse suonato proprio, convinta. Ma fino alla fine, ci ho sperato fino alla fine. Niente, evidentemente queste cose qui, come sempre succede, non sono cose telefonate che succedono tutte No, le certo, però cioè, l'ho sentito anche perché veniva dopo il mugugno che abbiamo sentito, capisci? Così. volte. È ancora senza zucchero. Credevo ci dassi il No, mugugno. no, no. Ma metti. Ok. No, veniva dopo il mugugno che avevamo sentito, dopo il discorso che era saltato fuori del chirurgo, di Sì, tutto, sì. di tutta la cosa, per cui ci ho sperato, quando l'ho sentito, io ho sentito il rumore, non sono stata lì a Allora, pensare, ho pensato, io te l'ho detto quando anche eravamo lì, perché a me comunque qualcosa ha suonato, perché Sì, era la telecamera di però Matteo, quando stavi però- facendo le domande io ho Mm. sentito un fischio all'inizio, mi avete preso tutti per scemo, però effettivamente non era così forte Vabbè, ma così da sembrare... stavamo parlando, Sì, sì, sembrava, cioè, non era tanto un fischio, era proprio un suono metallico, elettronico, cioè, capito? vabbè. Ma mi è dispiaciuto un sacco, anche perché quando poi abbiamo guardato la Full Spectrum e hai detto guarda che non ha fatto nulla, ho detto ok, va bene, non ha fatto nulla, però magari era Quella di Matte. il sensore di Matteo. Allora, c'è da dire una cosa, che Matteo ha una telecamera simile a una che ho io. Mm. E quel tipo di telecamera è una telecamera che se attivato il temporizzatore dopo un po' si stacca, Ho capito, però... perché sono fatte apposta anche per evitare di consumare troppa batteria in Sì, no, stato ma di ci stand-by. sta tutta, non è quello il discorso, è che ci sono rimasta male. Ci sono rimasta male per quella cosa lì, poi l'indagine mi è piaciuta un sacco, Mi è piaciuta assolutamente Mi un è piaciuta sacco. tantissimo. Innanzitutto i ragazzi sono stati bravissimi, Sì, sì, i segnalini sono stati bravissimi esemplari. e guai. Poi ci sono state tante piccole cose e questa volta il libro mi ha Ha dato dato soddisfazione. soddisfazione, sì. Sì, io so che il libro non piace a tanti Vabbè. o ad alcuni non piace, però io me lo trovo più vicino a me, cioè rispetto a tanti altri strumenti lo trovo assolutamente più vicino a me. E anche quella parola che è uscita, asmo, che io avevo letto asmoso perché ho sbagliato ad andare a capo. Asmodeo, no? Era Asmodeo, allora era asmo, trattino perché andava a capo, e io ho beccato la riga sotto e ho detto asmoso, mai sentita sta parola, devo essere sincera, però asmoso, come poi anche ha detto Matteo, fa magari collegato all'asma. Poi mi sono accorta che invece non era asmoso ma era Asmodeo, però... Ma tra l'altro io non sapevo che la Simo avesse quel problema lì. No, l'aveva detto. Non mi ricordavo. Sì, no, mi ricordo che l'aveva detto, certo non ce l'ho a mente, nel senso che voglio Sì, dire, la sì, vedo certo. sempre tranquilla, cioè Sì, nel sì, senso, certo. anche quando siamo andati al Torrione, che fai un pochino in su, ci vado spesso, e anche se ho l'asma però è tranquillo. Mi ricordo che me l'aveva E tra detto. l'altro anche un nostro segnalino ne soffriva. Ah beh sì, certo. E però, ecco, stavo dicendo, quando è uscito che mi sono accorta che c'era Asmodeo, ho detto no. Allora, innanzitutto Asmodeo, lasciamolo là dov'è. Sì. È uscito Asmo, la parola Asmodeo era spezzata, asmo, e il primo pensiero è stato legato all'asma. Sì. Poi è saltato fuori il discorso di Simona, che aveva l'inalatore e quant'altro, e ho voluto collegarlo a quello, perché cioè, la parola era spezzata. Era Per cui ho detto no, la voglio prendere per così quella com'è. che è stata la mia sensazione prima, capisci? E quello sì. Ma poi il posto è micidiale, il posto è... Cioè, per quanto sia stato sicuramente meraviglioso da giovane, perché si può dire da giovane, no? Quando ero in tenera età. Quando ero in tenera età, ma adesso è concerto come tutti i posti che visitiamo. Come tutti i posti così. Però io mi chiedo, ma la gente potrebbe ristrutturarlo, fare delle cose. Ma anche solo tenerlo pulito Sì, fuori, tenerlo perché c'è la pulito. monnezza proprio, cioè...
È bellissimo perché le campane del vetro piuttosto che ci sono, ma non sono fuori, sono dentro e la rumente è tutta per aria. Poi dopo animali, cose varie. No, il posto è bellissimo, sicuramente bellissimo, e proprio perché era così grosso è stato utilizzato, come abbiamo detto, per tante cose. Io quello che mi chiedevo allora e lo chiedevo anche insomma, le persone che ci accompagnavano, anche a noi due stessi, ce lo chiedevamo spesso, ma che non ho chiesto da un po' di tempo, è le sensazioni, quali sono state? Perché sai, a volte i K2... ma dovremmo chiederlo più spesso, più spesso dovremmo chiederlo, sì, appunto. No, capita raramente che lo perché facciamo. L'ho detto io, non so se ti ricordi il passaggio nel quale sono andato con Matte lì a Cascina. Ho detto a volte, come spesso ho detto e dirò per sempre, i K2 più attendibili, esatto, i K2 più attendibili siamo noi. Quindi, però a volte non ci rendiamo conto e rimaniamo addirittura delusi se non brilla qualcosa. Sì. Allora, poi quello che ti porti via... Sì, no, io te l'avevo già detto prima di partire. Io te l'avevo già detto prima di partire, non mi piaceva il posto. La prima volta quando siamo andati mi aveva lasciato un po' così. Forse il lato positivo era che eravamo in tanti, sia la prima volta che la seconda volta, appunto insomma poco tempo fa, e quindi ti dà un po' più coraggio, però in sé non mi ha dato belle sensazioni. È andata bene, tutto tranquillo, però ecco, io ho sentito sia te che Simo che giustamente dicevate sensazioni positive, sì, però ma non da starmene lì tranquilla, cioè nel senso non l'ho percepita come una cosa, per quanto questa entità, se davvero questa entità di questo medico chirurgo ha voluto parlare con noi, mi sembrava del tutto tranquilla, cioè nel senso il medico nessuno ne è uscito con le ossa rotte. No, assolutamente. Il dubbio che ancora mi rimane è quello legato ai lettini. Io ancora sta cosa qua non riesco a capire, cioè io li collego alle suore, assolutamente. Oppure li collego alle spesso suore. Adesso non è per fare accostamenti strani, però spesso nel passato e anche nel presente e magari anche nel futuro gli urbex apparecchiano un po' le sì, però ci sono quei lettini, cioè sì. Capisci? Cioè, al di là dell'apparecchiatura che possono fare certi gruppi urbex, ma i lettini non è che se li portano da casa, cioè, no, quello no, però magari erano anche perché i materassi erano in condizioni pietose, tra topi, umidità e quant'altro, scarpine dei bambini, ecco. Cioè, no, a me che mi ha fatto, a proposito di bambini, ho fatto sto collegamento. Io spero che nel video si sia sentito come l'abbiamo sentito noi, ma la Ghost Box è stata allucinante. Sì, a posteriori perché in quel momento, tra la pioggia che batteva come non mai, che faceva più effetto, cioè sembrava più incasinante la pioggia che non là si è sentito qualcosa, ma non tanto come poi siamo riusciti a sentire a casa. A casa è stato allucinante. Io ero di là che montavo il video, cioè addirittura un passaggio si è sentito perché tu e Matteo vi siete guardati, avete detto questa è la voce di un bambino, e si è sentito io come se fosse lì. Sì. Considera che c'era la pioggia, pensa se non ci fosse stata quella. No, infatti si sentiva ancora la Ghost Box stavolta si è sentito qualcosa. Io non sono amante della Ghost Box, però a posteriori si è sentito. Io ho cominciato a farmi l'orecchio grazie a Terry, perché lei è stata una delle pioniere. No, io faccio fatica. Però si fa fatica, sì. Io faccio fatica, cioè per quanto ci deve essere proprio quello che mi dice chiaramente le parole, perché altrimenti faccio fatica a estrapolare. E i mogugni, anche quelli sono stati pesanti. Il mugugno, quel mugugno anche di mugere le balle, perché non si è sentito come. No, quello si è sentito proprio così. Sì, ma non si è sentito bene nelle riprese. Siamo sempre lì, come dici tu, i K2 siamo noi, le sensazioni quando diciamo i peli dritti, la pelle d'oca, il brividino, è ok, poi però quello non lo puoi, cioè sì, lo puoi far vedere, però tante sensazioni, e quello, cavoli, si è sentito, tanto più che l'hanno sentito in più di una persona. Eravamo tutti lì, e poi tra l'altro
uno dei nostri segnalini è stato lui ad indicarci quella stanza. Sì, Ho detto ragazzi andate lì perché poverini loro sono appassionati del canale ma non sono esperti nell'andare in posti marci. 5 punte era una cosa... Sì, no, ma al di là della stella, cioè loro non avevano l'esperienza, loro non avevano l'esperienza di muoversi dentro in posti del genere, però sono stati pronti a dirci andate di là perché sentiamo qualcosa che non funge, insomma. Poi una cosa che io forse sono stata l'unica a averla percepita pochissimo, questo odore che voi dicevate di borotalco. Allora, cioè tutti voi continuate, io sentivo l'odore di borotalco come quel borotalco che si mette sul sedere ai bambini piccoli, quello verde di Giappone. Sì, e che mi mettevano anche a me da piccolo. Penso che però i nostri amici di Genova del GHG erano andati anche loro lì non tanto tempo fa e io non ricordo che a Roma avesse sentito Monica, però anche loro avevano di aver sentito un profumo, un odore, un profumo, e anche la Dani, però è strano che lì, che poi voglio dire ci sono 1,5 milioni di finestre rotte aperte e quindi l'odore dovrebbe disperdersi, cioè dovrebbe disperdersi. Sì. E invece lì si sentiva pochissimo, ma proprio una punta. Io l'ho sentito forte. L'ho sentito pochissimo. Invece, cioè, voi ci siamo guardati tutti in faccia e vedi anche lì, ognuno percepisce cose diverse. Sì. Percepisce cose diverse. Beh, comunque come indagine lì per chiudere un discorso in questa villa è stata una bella indagine, è stata una buona chiusura, insomma. Sì, no, assolutamente sì, mi ha fatto piacere, cioè a conti fatti mi ha fatto piacere andarci, mi è piaciuta come è andata, questo pizzicone di delusione per il Rampart, che convinta al 100% che fosse stato lui, però comunque la sensazione che ci fosse il K2 che si è acceso con Matteo nella parte del corridoio dove c'erano le celle, i frati sacerdoti. E lui ha avuto questa sensazione come di qualcuno che sfuggisse o che si nascondesse. Anche questo è interessante. Ed è stato particolare, anche perché il K2 non si è praticamente mai mosso, se non quella volta lì. Scarse, 2 volte se non quella volta lì. Ma la cosa è che, vabbè, non c'entra niente col K2 e la villa stessa, però se ti ricordi quando abbiamo imboccato la via che portava alla villa, già lì era macabro. Mamma mia, poi c'è il cielo grigio. Sì, ma poi c'erano quegli alberi che facevano da cappello che erano veramente stregati, sì, robe mostruose. No, l'atmosfera c'era tutta. E l'indagine è andata. Quindi mi chiedo perché la domenica o il sabato o i weekend me lo chiedo anch'io, non andiamo a Castagne. Me lo chiedo anch'io. E adesso tra un po' iniziano anche i mercatini di Natale e andiamo a comprare i regali per... No, andiamo nella merda tutte le volte. Ma voglio dire, basterebbe dire no, oggi no. Oggi no, però se non siamo noi a dirlo c'è Matteo che ci spinge, quindi... ho capito, però cioè mai una gioia proprio, nel senso che sei sempre... tu vai in giro e vedi le altre, parlo per me, vedi le altre col tacchettino, il tagliorino... Anche tu i tacchettini però... Che una para di quelle alte così per non bagnarmi nel fango, che bello! Hai visto? Bellissimo. Poi quando vai a mangiare la pizza, no? Dai, andiamo a mangiare la pizza, andiamo a mangiare un panino, entri tutti che ti guardano. Come se fossi... scaricatori di porto, con tutto l'assoluto rispetto per gli scaricatori di porto. Però entriamo a conciare i locali degli altri. Vabbè, almeno quando torniamo a casa le scarpe le abbiamo pulite. Di sicuro. Vabbè, dai, alla prossima, al prossimo tè. Ciao.